sono una psicologa e una psicoterapeuta strategica e mi sono sempre molto interessata alla felicità. Si può dire che è stata la motivazione della mia esistenza e probabilmente la molla per il mio lavoro. Quando avevo 12 anni ho deciso che avrei fatto psicologia e che l'avrei fatto per aiutare le persone ad essere felici. Pensavo, tutti vogliono essere felici. Ebbene, dopo 20 anni di psicoterapia e 27.000 sedute, ho scoperto molte cose. Intanto che non è vero che tutti vogliono essere felici e poi che non tutti quelli che dicono di voler essere felici fanno davvero le cose giuste per riuscirci. E quindi servono delle istruzioni per riuscirci. E per la verità la scienza ce ne ha date tante di istruzioni, perché della felicità si è occupata, diciamo, da secoli la poesia, la filosofia, la sociologia, la psicologia, le scienze. Per esempio sappiamo molte cose sulla felicità. Un contributo importante ce l'ha dato la psicologia positiva di Martin Seligman, che è un'area della psicologia scientifica che si occupa di capire in che modo il pensiero positivo influenza la nostra fisiologia, la nostra psicologia e dunque il nostro benessere. E sappiamo molte cose. Sappiamo per esempio che una gran parte della felicità dipende da tre fattori che hanno sulla nostra vita un'incidenza diversa. Per esempio per il 50% abbiamo un fattore che è quello della felicità costituzionale, cioè quello che ci arriva in eredità dalla nostra famiglia, dalla nostra storia familiare e pesa il 50% sulla nostra percezione di felicità. Poi abbiamo un altro fattore che incide per il 10% sulla nostra felicità e che sono le circostanze della vita. Per esempio, essere nati in un paese ricco e democratico è un elemento positivo per la nostra felicità. Poi abbiamo un altro fattore che incide per il 40% e che quindi è molto importante e che è sotto il nostro controllo, cioè è legato alle nostre scelte, a se riusciamo o meno a fare pace con un passato che ci fa del male, a se riusciamo a costruire relazioni positive e a stare in contesti positivi, se riusciamo a nutrire pensieri positivi, se riusciamo ad essere ottimisti. Per esempio sappiamo che essere ottimisti riduce i nostri rischi di malattie cardiovascolari, riduce la possibilità di avere malattie infettive, addirittura riduce il tasso di mortalità. Eppure, nonostante sappiamo molte cose, sappiamo addirittura cosa succede dal punto di vista scientifico, neuronale, ormonale nel nostro corpo quando proviamo un'emozione positiva, nonostante sappiamo tutte queste cose, continuiamo a non essere felici. Allora cosa serve per la felicità? Evidentemente non basta la conoscenza è importante, ma non è quella che trasforma le cose. Quello che trasforma le cose è qualcosa che attraversa le nostre emozioni, che ci passa in modo profondo dentro e che quindi ci cambia, ci aiuta ad avere una prospettiva differente. E per farlo, naturalmente, dobbiamo avere un'idea di che cosa vogliamo ognuno di noi per essere felici. Perché la prima domanda che dobbiamo farci è: che cosa mi serve in questo momento della mia vita per sentirmi veramente felice? La felicità non è uno stato permanente, non è una dimensione statica, è qualcosa di fuggevole, sfuggente, come lo sono tutte le emozioni. Quindi abbiamo bisogno di capire che cosa serve a noi e anche in che modo ci sentiamo veramente bene con noi stessi. L'idea che essere ricchi e famosi renda felici tutti è una fantasia, un'illusione. Ognuno di noi ha la propria felicità e ha la propria felicità di quel momento. Quindi dovrebbe chiedersi in quel momento che cosa gli serve, perché deve imparare anche a realizzare che le cose che lo rendevano felice un tempo non necessariamente lo renderanno felice in quel momento, né tantomeno lo renderanno felice domani, o che le cose che rendono felice lui non necessariamente renderanno felici qualcun altro, ma soltanto lui. Dunque è un compito che spetta ad ognuno di noi. Ma per farlo dobbiamo innanzitutto crederci
Dunque dobbiamo sapere che la felicità è anche un principio, una regola, una motivazione, una prospettiva. In sostanza dobbiamo poter credere nella felicità per sentire la felicità, non basta desiderarla perché questa avvenga magicamente. Ma ci sono anche molte cose che ci ostacolano nel raggiungere la felicità. Per esempio molte paure. Una paura che assilla gli esseri umani è per esempio quella di deludere le aspettative degli altri. Oppure un'altra importante paura che ci ostacola pesantemente è la paura del giudizio degli altri, di avere un giudizio negativo da parte degli altri. Oppure ancora la difficoltà di appartenere ad una minoranza, perché se saremo felici saremo sempre meno di quelli che sono infelici. Quindi abbiamo bisogno eventualmente di un elemento che ci aiuti a superare questi ostacoli ed andare incontro alla felicità. E questo elemento è il coraggio. Voi mi direte, è un paradosso, che coraggio ci vuole ad essere felici? Che ci vorrà mai? E poi, che tipo di coraggio serve per essere felici? Io non vi risponderò con una definizione per tutto quello che vi ho detto prima, ma voglio fare con voi un piccolo viaggio, voglio farlo attraverso una storia, così da rappresentarci il senso del coraggio di cui parliamo stasera. C'è un tizio, guardate che bella faccia allegra che c'ha, un tizio, una persona che ha una famiglia, un lavoro, degli interessi e una passione, ama i safari. Sapete, quelli di caccia grossa in Africa, ed è proprio in un safari con il suo gruppo che durante una pausa è rapito da uno scorcio meraviglioso di un tramonto africano. Si allontana dal suo gruppo, si allontana dal suo autobus dove sono montate i fucili, le munizioni, dove sono i suoi compagni, e si va a godere questo scorcio di tramonto accanto a quest'albero maestoso, con gli occhi persi nell'arancione e nel rosso dell'Africa. A un certo punto sente una presenza, si volta e di fronte si trova un leone. È disarmato, è atterrito. Con la coda degli occhi guarda i compagni che hanno visto la scena e che stanno cercando di scaricare le munizioni, i fucili, per aiutare il compagno. Lui no, non ama questo, non vuole essere visto come un debole, non vuole essere visto come vulnerabile, non vuole l'aiuto degli altri e quindi fa come se di fronte non avesse un leone, come se quelle non fossero zanne e fauci, e convinto cammina per andare verso i suoi compagni e, risultato della storia, finisce sbranato. Ok, riavvolgiamo indietro il nastro. Stesso tizio, stessa passione, stesso safari, stesso tramonto, stesso leone. È lì, è di fronte al leone, è atterrito, è disarmato, è terrorizzato. Con la coda degli occhi guarda gli amici stanno scaricando i fucili, le munizioni, vogliono aiutarlo, avrebbero potuto trovarsi nella stessa situazione. Lui si rende immobile, quasi non respira per non muovere un muscolo. Le gambe gli tremano come foglie e lui cerca di controllarle. Davanti ai suoi occhi gli passa tutta la sua vita, i progetti che ha realizzato, quelli che invece vuole ancora realizzare, le persone che ama, le persone che ha perso, tutto si sente perduto, quando all'improvviso sente un fragore e un tonfo. I suoi compagni hanno puntato e abbattuto il leone. Lui è salvo e può continuare a godersi il suo safari. Ora io vi chiedo, chi è per voi quello coraggioso? Cos'è il coraggio? Qualcuno mi dirà che il coraggio è quello del primo tizio e quindi l'idea che ha del coraggio è di una invulnerabilità,
il coraggio come assenza di paura, il coraggio come potenza assoluta, il coraggio come chi non accetta di avere dei limiti, affanni, cadute, il coraggio come chi crede di non avere bisogno dell'aiuto di nessuno, mai. E come finisce la storia? Non bene. Poi c'è il secondo tizio. Che tipo di coraggio mette in atto lui? È un coraggio diverso. È il coraggio di chi accetta i limiti, di chi può tollerare l'impotenza, di chi ha la forza di resistere, di chi crede nella possibilità di avere una chance, di chi accetta l'aiuto degli altri quando evidentemente non può fare diversamente e resiste. E come finisce la storia? Si salva e avrà molte altre opportunità di essere felice. Dunque, con questo che cosa ci diciamo? Diciamo che il coraggio di essere felice presuppone l'idea che la felicità non sia soltanto cose belle che accadono da sole, ma sia la capacità di superare le difficoltà, di affrontare le cadute, di accettare anche le proprie fragilità e di andare incontro in modo ottimistico, positivo e superare i problemi e affrontare i problemi. In fondo la felicità è la capacità di godersi la fatica nel trovare una soluzione, non soltanto la soluzione, ma tutto il percorso, tutto il viaggio. Non avere alcun problema, perché questo non è realistico. La felicità è tutto il processo, il problema è la soluzione. La felicità non è un Eden, la felicità è la capacità di godersi tutto lo sforzo e di pensare che al di là di quella difficoltà c'è un momento meraviglioso per me. Nella nostra vita abbiamo continuamente leoni da affrontare, abbiamo prove importanti a cui dare delle risposte, da cui possiamo fuggire o che possiamo avere il coraggio invece di reagire e di affrontare, il tipo di lavoro da scegliere, l'uomo con cui passeremo il resto della nostra vita, sulla base di che tipo di coraggio noi facciamo queste scelte. La felicità deve essere il clima che diamo alla nostra esistenza. Grazie.